Ciao! Io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come costruire l'armatura di Ahsoka con i miei pattern che trovate su Etsy. Questo pattern mi è stato molto richiesto, specialmente dai miei carissimi clienti di Etsy, che se non sapete di che cosa sto parlando, perché Etsy non è una parolaccia, è il mio negozio dove vendo i pattern per costruire armature, pezzi di armature e cose varie. Quindi andate nel link qua sotto in descrizione per andare a darci un'occhiata. E anche assieme a tutto il resto che c'è qua sotto in descrizione. Ci sono tantissime cose super belle e interessanti, soprattutto i materiali che ho utilizzato in questo video e tutti gli altri link dove potete seguirmi e vedere che cosa faccio. Quindi non perdiamo tempo e facciamo partire il video. Iniziamo dalla parte dei piedi. Questi sono il prototipo dei pattern che ho fatto, che poi troverete nel mio negozio su Etsy. Partiamo utilizzando leva foam di spessore 5 mm. Inizio a tracciare le varie forme del mio pattern sul foam, lasciando un piccolo spazio in più per sovrapporre i vari pezzi dopo. Poi taglio con il taglierino ben affilato tutti i pezzi seguendo le istruzioni del pattern. E incollo i pezzi con il mastice. Io utilizzo questo qui della Pattex, che è una colla a contatto. In pratica si applica ad entrambe le parti con uno strato sottile, si lascia asciugare per qualche minuto e poi si premono insieme i pezzi e si incolleranno per sempre. Non li staccherete più, fidatevi, è un'ottima colla. Questi sono i pezzettini di armatura che andranno sopra la scarpa. E come vedete avevo lasciato il materiale in più per sovrapporli. Ora faccio il pezzo di armatura della gamba, nello stesso modo in cui ho fatto gli altri pezzi. Li taglio prima con il taglierino seguendo le istruzioni e cambiando l'angolazione del taglio, come vedete, perché alcuni pezzi richiedono un taglio obliquo verso l'interno, per dare appunto un'angolazione diversa al nostro pezzo. Qui incido leggermente con il taglierino un piccolo segno per fare un dettaglio aggiuntivo. Incollo sempre insieme i pezzi con il mastice ed ecco qui il nostro pezzo di armatura. La stessa cosa faccio per la cintura. Come vedete ho lasciato la parte davanti aperta perché così poi posso indossarla. E questi sono i pezzi che vanno sul di dietro. Questo è il pezzo dei fianchi. Ho utilizzato sempre leva foam di spessore 5 mm. Come vedete i fianchi hanno questo piccolo taglio che va unito e incollandolo gli daremo una piccola curvatura che dà un aspetto un po' migliore alla forma. Ora utilizzo il foam di spessore 2 mm per fare alcuni dettagli. Adesso sto facendo una cornice di spessore appunto 2 mm sui pezzi di armatura che vanno dietro e li incollo anche questi con il mastice. Questi sono i dettagli che troverete anche nel pattern. Ora ritaglio questo pezzo che va sulla cintura e lo sovrappongo reincollandolo di nuovo sovrapposto, semplicemente per dare un dettaglio aggiuntivo. Poi proseguo con i pezzi del guanto e del braccio, sempre con il foam di spessore 5 mm e aggiungo dei piccoli dettagli con il foam di spessore 2 mm.
la cinghia della cintura, se possiamo chiamarla così, l'ho intagliata su un pezzo di foam di spessore 2 cm, quindi molto grosso, che poi sono andata a levigare con il Dremel per dargli la forma desiderata. Ora sto utilizzando la pistola termica per darmi una mano a dare una curvatura migliore a tutti i pezzi, come per esempio sul braccio gli ho dato una curvatura migliore e anche al pezzo da mettere sul guanto. Ora sto incollando con il Super Attack dei piccoli dettagli che vanno sul braccio di spessore 2 mm, anche se in questa parte si potrebbero utilizzare dei LED, ma io ho deciso di fare semplicemente dei quadratini. Per sistemare le imperfezioni sul foam, per sistemare le fessure tra un taglio e l'altro, in alcuni punti, sto utilizzando il Quick Seal, che è praticamente uno stucco elastico che va bene per coprire appunto le imperfezioni sul foam. Dopodiché andrà messo il primer, io utilizzo il Flex Bond di solito ed è praticamente il fondo per la pittura, va applicato a pennello e ci ho fatto tutto un video dedicato sui primer, su vari tipi di primer per il foam, andatevelo a vedere. Questo è il Rust-Oleum, che è praticamente uno spray che utilizzo per dare una base prima del colore e in pratica passo tutti i pezzi con questo spray nero. Ora ho una base nera lucida su tutti i pezzi da cui posso partire. Utilizzo l'argento, questo azzurrino e del bianco mescolati insieme per creare la sfumatura che preferisco per colorare i pezzi. Per alcuni colori ci vuole più di uno strato perché non sono molto coprenti e in questo caso avrò fatto un paio di strati. Ora per fare le parti metalliche, diciamo argentate, che voglio che siano più riflettenti e che sembrino veramente metallo, ho utilizzato il Goldfinger, che è praticamente una pasta d'argento che si spalma sul foam. Poi coloro alcune parti di azzurro e alcune parti di grigio. Ora creo un po' di sfumature e un po' di segni di usura dell'armatura perché non voglio che sia perfettamente pulita e mi piace dargli un effetto vissuto. Quindi con un po' di acrilico misto a dell'acqua lo tampono con il pennello e dopodiché con un fazzoletto tampono anche con il fazzoletto. Come vedete quel tipo di pasta di argento è abbastanza impermeabile, quindi ho dovuto fare un po' più strati lì per fare l'effetto invecchiato. Allo stesso modo con la pasta d'argento coloro l'armatura delle gambe. Come vedete è un effetto molto lucido, soprattutto se alla base c'è appunto del nero lucido. Anche qui gli do un effetto vissuto e rovinato e sporco. Per connettere i pezzi dell'armatura che vanno dietro ho utilizzato dei piccoli pezzettini di foam di spessore 2 mm.
Come vedete tengo spesso a fianco una reference direttamente presa dal cartone per vedere bene i colori e le sfumature che devo fare. Poi riporto il disegno che c'è sull'armatura del fianco e lo coloro. Ora vi faccio vedere brevemente come indosso i vari pezzi e come ho fatto le varie attaccature per l'armatura. Questo è tutto, spero che il video sia stato utile e di ispirazione. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina delle notifiche se non volete perdere le prossime novità. Per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti oppure anche su Instagram e vi risponderò volentieri. Ci vediamo presto! No, sembra che sta esplodendo! E poi io non volevo fare... No, il video, cazzo! Non devo fare nel mentre che parlo, cazzo! Descrizione per vedere di che cosa sto parlando, è una ripetizione, oh, io vi aspetto qui. Che aspetto qua, no, vado a fare in chiesto, specialmente dei miei... Oggi non so parlare.